Ciao, eccoci in un nuovo video di Vaporetto Italiano. È arrivato il momento di parlare di come si forma il congiuntivo presente in italiano. Forse hai già visto il mio video precedente dove spiego di quando si usa il congiuntivo e lo trovi al link qui sopra o nel link in descrizione qui sotto. In quel video parlo dei 6 casi principali in cui si usa il congiuntivo in italiano, quindi è il video più importante di tutti. In questo video, invece, parliamo di come si forma il congiuntivo presente. Alla fine di questo video sarai perfettamente in grado di coniugare e usare i verbi italiani al congiuntivo presente. Inoltre vedremo anche non solo la coniugazione al congiuntivo presente, ma vedremo tanti esempi e faremo degli esercizi insieme, quindi guardalo fino alla fine. Prima di iniziare ti ricordo che se vuoi puoi cliccare sul bottone iscriviti qui sotto per vedere tutti i video del mio canale. Ma iniziamo subito. Vediamo quali sono gli argomenti che vedremo in questo video. In questo video vedremo come si coniuga il congiuntivo presente dei verbi ausiliari essere e avere con degli esempi. Vedremo anche il congiuntivo presente dei verbi della prima coniugazione, i verbi che terminano in are, come parlare. Il congiuntivo presente dei verbi della seconda coniugazione, in ere, come prendere. E il congiuntivo presente dei verbi della terza coniugazione, quelli che terminano in ire, come dormire. Per ognuno di questi vedremo degli esempi e faremo degli esercizi insieme. Ma cominciamo! Nel congiuntivo italiano ci sono due regole molto importanti e sono queste. Numero 1. La prima persona plurale, noi, è uguale al presente indicativo. Per esempio, noi andiamo a visitare Pavia, presente indicativo. È importante che andiamo a visitare Pavia, congiuntivo presente. Vedi, il verbo è uguale all'indicativo e al congiuntivo presente. Andiamo, andiamo. Ed è sempre così. Regola numero 2. Le prime 3 persone sono uguali al congiuntivo. Che io parli, che tu parli, che lui parli. Queste sono le 2 regole che sono sempre vere per il congiuntivo. Adesso cominciamo con il congiuntivo presente dei verbi ausiliari. Essere. Che io sia, che tu sia, che lui lei sia, che noi siamo, che voi siate, che loro siano. Vediamo degli esempi. Io penso che i tuoi amici siano molto simpatici. In questo esempio uso il congiuntivo presente perché ho un verbo di opinione. Io penso. Ho paura che lei sia arrabbiata con noi. Lei sia. Anche qui uso il congiuntivo presente perché usiamo un'espressione di paura, timore. Ho paura. È uno dei casi in cui si usa il congiuntivo. Vediamo l'ausiliare avere. Che io abbia, che tu abbia, che lui lei abbia, che noi abbiamo, che voi abbiate, che loro abbiano. Esempi. Io credo che tu abbia ragione. Questo è un altro verbo di opinione e quindi richiede il congiuntivo. È necessario che voi abbiate pazienza. Voi abbiate. Usiamo il congiuntivo presente perché è necessario è un'espressione impersonale, come spiego nel video sull'uso del congiuntivo. Vediamo ora il congiuntivo presente dei verbi regolari in are della prima coniugazione. Per esempio, parlare. Come sempre manteniamo la radice parl e aggiungiamo le desinenze del congiuntivo presente, che sono queste. Che io parli, che tu parli, che lui o lei parli, che noi parliamo, che voi parliate, che loro parlino. Quelle in blu sono le desinenze del congiuntivo presente dei verbi in are.
Ma vediamo degli esempi. Io credo che loro parlino troppo. È importante che parliate. Sono felice che lei parli bene di me. Spero che non parlino di lavoro. Questi sono tutti casi in cui è necessario usare il congiuntivo. Io credo è un verbo di opinione e vuole il congiuntivo. È importante è un'espressione impersonale. Sono felice è un'espressione che indica un'emozione, uno stato d'animo. E spero, espressione di speranza. Questi sono casi che richiedono il congiuntivo. Vediamo ora il congiuntivo presente dei verbi regolari in ere. Poi faremo degli esercizi insieme. Per esempio, prendere. Anche qui manteniamo la radice prend e aggiungiamo le desinenze del congiuntivo presente. Che io prenda, che tu prenda, che lui, lei prenda, che noi prendiamo, che voi prendiate, che loro prendano. Quelle in rosso sono le desinenze del congiuntivo presente dei verbi della seconda coniugazione. E vediamo degli esempi. Penso che Luisa prenda un taxi per arrivare qui. Opinione e quindi congiuntivo. È importante che prendiate tempo. Mi dispiace che tu prenda tutto sul serio. Speriamo che loro non prendano la strada sbagliata. Questi sono 4 casi di congiuntivo presente. Finora abbiamo visto il congiuntivo presente dei verbi ausiliari essere e avere, dei verbi regolari della prima e della seconda coniugazione. Ho una buona notizia per te. I verbi della terza coniugazione, i verbi che terminano in ire come dormire, si coniugano come i verbi della seconda coniugazione. Hanno le stesse desinenze, ok? Vediamole insieme. I verbi in ire, per esempio, dormire. Manteniamo la radice dorm e aggiungiamo le stesse desinenze dei verbi in ere. Che io dorma, che tu dorma, che lui, lei dorma, che noi dormiamo, che voi dormiate, che loro dormano. Quelle in verde sono le stesse desinenze che abbiamo usato per i verbi in ere. Vediamo degli esempi. Non credo che il bambino dorma. Desidero che non dormiate durante le mie lezioni. Sono felice che tu dorma bene nel letto nuovo. È importante che dormiamo tutta la notte. Come già sai, ci sono dei verbi in ire che sono particolari perché aggiungono 3 lettere, ISC. Per esempio, il verbo finire al presente indicativo diventa io finisco, tu finisci, lui finisce. Aggiungono queste 3 letterine, isc. Questo è vero anche per il congiuntivo. Quindi i verbi inire di questo tipo, per esempio finire, capire o preferire, aggiungono le desinenze del congiuntivo, ma prima aggiungono isc. Vediamolo meglio. Per esempio capire. Manteniamo la radice cap e aggiungiamo isc. E poi tutte le desinenze del congiuntivo. Che io capisca, che tu capisca, che lui o lei capisca, che noi capiamo, che voi capiate, che loro capiscano. La prima e la seconda persona plurali, noi e voi, non aggiungono isc. È come all'indicativo presente. Nel resto delle persone invece isc viene aggiunto. Vediamo degli esempi. Credo che tu capisca cosa intendo. Desidero che capiate il congiuntivo. Sono contento che loro capiscano quello che dico. Ok, è arrivato il momento di fare degli esercizi insieme. Prima degli esercizi
Ti ricordo, come ho detto nel video precedente, che non devi aspettarti di memorizzare tutto subito. Il congiuntivo è un argomento molto molto grande e è impossibile memorizzare tutte le informazioni e tutte le coniugazioni la prima volta. Ti consiglio di guardare questo video e gli esercizi che faremo insieme più volte, memorizzare una o due informazioni alla volta. Sii paziente, ok? Facciamo degli esercizi insieme. Cominciamo a esercitare il congiuntivo presente dei verbi della prima coniugazione. In alto a sinistra c'è la coniugazione del verbo parlare, come esempio. Sarà una guida per l'esercizio. Vediamo l'esercizio. Qui ci sono delle frasi da completare con il congiuntivo presente dei verbi tra parentesi. Ci sono dei verbi all'infinito tra parentesi che sono da coniugare al congiuntivo presente. Ti lascio qualche secondo per completare le frasi. Se hai bisogno di più tempo, ti consiglio di fermare il video e completare le frasi e poi controllare le soluzioni, che sono queste. Penso che loro ballino salsa cubana. Ho l'impressione che tu mangi troppo. Sembra che voi lavoriate molto. È necessario che lei cominci la scuola. Facciamo ora l'esercizio per i verbi della seconda coniugazione e abbiamo prendere come guida in alto. L'esercizio è uguale. Ti chiedo di completare queste frasi con il congiuntivo presente dei verbi che vedi all'infinito. Ti lascio qualche secondo. E le soluzioni sono queste. Credi che loro vendano i libri qui? Ho paura che tu riceva l'email troppo tardi. Siamo contenti che voi corriate tutti i giorni. È necessario che noi prendiamo questa strada. E concludiamo con i verbi della terza coniugazione. Stesso esercizio. Sono tre frasi con i verbi da coniugare al congiuntivo presente. Hai qualche secondo per completare. E le soluzioni sono queste. Immagino che lui parta presto domani. Ci dispiace che tu senta tanto dolore. Siamo contenti che voi dormiate bene nella casa nuova. È arrivato il momento di vedere i verbi irregolari al congiuntivo presente. Ovviamente, come in tutti i tempi verbali, per i verbi irregolari non c'è una regola. Si chiamano così per questo. È importante impararli a memoria. Uno alla volta, non tutti insieme, te lo ricordo sempre, ok? Quindi vediamo insieme i verbi irregolari al congiuntivo presente in italiano, ma ricordati di avere pazienza nel studiarli, ok? Andiamo. I verbi irregolari della prima coniugazione in are. Fare è il verbo irregolare per eccellenza. Che io faccia, che tu faccia, che lui lei faccia, che noi facciamo, che voi facciate, che loro facciano. Anche per i verbi irregolari valgono le due regole iniziali. Le prime tre persone sono uguali, che io faccia, che tu faccia, che lui o lei faccia. La prima persona plurale, noi, è uguale all'indicativo presente, facciamo.
andare, che io vada, che tu vada, che lui, lei vada, che noi andiamo, che voi andiate, che loro vadano. Poi stare, che io stia, che tu stia, che lui o lei stia, che noi stiamo, che voi stiate, che loro stiano. E finiamo con dare, che io dia, che tu dia, che lui lei dia, che noi diamo, che voi diate, che loro diano. Vediamo degli esempi con i verbi irregolari in are. Spero che Luca faccia una bella figura all'esame. Non so dove vadano in vacanza. È necessario che voi mi diate più tempo per finire il progetto. Forse è meglio che io stia a casa oggi. Questi sono 4 casi di uso del congiuntivo con i verbi irregolari coniugati al congiuntivo presente. Passiamo ai verbi irregolari della seconda coniugazione, i verbi in ere. Scegliere, che io scelga, che tu scelga, che lui, lei scelga, che noi scegliamo, che voi scegliate, che loro scelgano. Tenere, che io tenga, che tu tenga, che lui, lei tenga, che noi teniamo, che voi teniate, che loro tengano. E infine il verbo bere, che io beva, che tu beva, che lui, lei beva, che noi beviamo, che voi beviate, che loro bevano. Esempi. È importante che tu scelga l'università giusta per te. Spero che non bevano troppo alla festa, soprattutto se devono guidare. Temiamo che tu tenga nascosto qualcosa. Nel primo esempio abbiamo un'espressione impersonale, è importante, e quindi ho usato il congiuntivo presente di scegliere, tu scelga. Spero e temiamo sono delle espressioni di speranza e di paura e quindi richiedono il congiuntivo, bevano e tenga. E poi abbiamo i verbi irregolari in ire, come per esempio uscire, che io esca, che tu esca, che lui lei esca, che noi usciamo, che voi usciate, che loro escano. Dire, che io dica, che tu dica, che lui lei dica, che noi diciamo, che voi diciate, che loro dicano. E infine venire, che io venga, che tu venga, che lui lei venga, che noi veniamo, che voi veniate, che loro vengano. E anche per i verbi irregolari in ire vediamo degli esempi. Ho paura che il gatto non esca più dal camino. Sono contento che veniate a teatro con noi. Mi dispiace che loro dicano tante bugie. Come sta andando? Per il momento abbiamo visto la coniugazione dei verbi ausiliari, dei verbi regolari nelle 3 coniugazioni, are, ere, ire, e dei verbi irregolari principali. Manca ancora qualcosa, non è finita, perché ci sono i verbi modali. Conosci i verbi modali in italiano? Sono potere, volere, dovere e sapere. Anche questi sono verbi irregolari e sono chiamati appunto verbi modali. Vediamo il congiuntivo presente di questi verbi. Cominciamo con il verbo potere. Che io possa, che tu possa, che lui lei possa, che noi possiamo,
che voi possiate, che loro possano. Dovere, che io debba, che tu debba, che lui, lei debba. Che noi dobbiamo, che voi dobbiate, che loro debbano. Volere, che io voglia, che tu voglia, che lui, lei voglia. Che noi vogliamo, che voi vogliate, che loro vogliano. Sapere, che io sappia, che tu sappia, che lui, lei sappia. Che noi sappiamo, che voi sappiate, che loro sappiano. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo video. Questa era la coniugazione al congiuntivo presente dei verbi italiani. Capisco che è un argomento grande, ti consiglio di riguardare questo video e gli esercizi e gli esempi che abbiamo visto insieme. Piano piano vedrai che il tuo cervello familiarizzerà con il congiuntivo presente e sarà più facile coniugare i verbi. Ok? Te lo ripeto ancora, forse per la terza o quarta volta, ma sii paziente quando studi e impari il congiuntivo presente. Un'informazione alla volta, non aspettarti di imparare tutto subito. Ok? Quindi spero che questo video ti sia stato molto utile, che tu abbia capito come si forma il congiuntivo presente in italiano. Ma per qualsiasi dubbio, per qualsiasi problema, puoi scrivere nei commenti qui sotto. E se vuoi esercitare il congiuntivo scrivendo delle frasi, puoi farlo nei commenti. Io ti leggo e ti rispondo o ti correggo se necessario. E ti ricordo che è importante guardare il video sull'uso del congiuntivo, lo trovi nel link in descrizione. Lì spiego esattamente i casi principali in cui si usa il congiuntivo in italiano. Perché non avrebbe senso conoscere la coniugazione al congiuntivo presente ma non sapere quando usarlo. Quindi se non lo hai ancora fatto ti consiglio di andarlo a vedere. Noi ci vediamo al prossimo video e ovviamente farò anche degli altri video sugli altri congiuntivi, l'imperfetto, il passato e il trapassato. Ok? Intanto goditi questo. Ci vediamo alla prossima. A presto!